Ciao a tutti, amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Scorpione, tendenze energetiche generali per la seconda metà di novembre 2023. Scorpione, abbiamo il diavolo, energia un po' costretta, che fa frizione. Fate attenzione alla frizione della macchina, perché ho proprio sentito la parola frizione. Ok, di solito si parla anche di questioni di ego, quando c'è il diavolo o di qualche tipo di tossicità da andare a lavorare. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. E per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi, trovate l'email anche qui e anche nelle info del canale. Allora, queste letture sono di carattere generico, quindi possono risuonare come lavoro, come crescita personale, come una qualche relazione. Cercate comunque di applicare la lettura alla vostra realtà. Se poi siete single o volete specificare, volete approfondire la situazione sul lavoro, sono già uscite le letture, le trovate nella playlist del canale, nell'oroscopo mensile. Ok, allora andiamo a vedere qua di che cosa si tratta con questo diavolo. Ok. Asso di coppe e temperanza. Re di coppe può essere una situazione affettiva o familiare o di coppia. La luna, un 10 di coppe, un 8 di coppe e un 2 di pentacoli. Allora ragazzi, partiamo da questo asso al contrario. Io credo che qui ci sia un po' di stringimento, di blocco, di chiusura. Anche se in realtà poi la carta del diavolo parla più di questioni mentali o di questioni pratiche. Vabbè, dipende. In effetti ci sono anche emozioni di bassa vibrazione come la rabbia, che mi ricorda il diavolo, tutto quello che incastra. Andiamo poi a vedere meglio dopo. Però abbiamo anche una fase di guarigione, una fase di apertura del cuore. Sento che qui qualcuno sta piano piano dirigendosi verso quello che è il 10 di coppe, ragazzi. Il 10 di coppe. Andiamo a vedere carta per carta. Ripartiamo dall'asso di coppe. Andiamo a vedere a che cosa fa riferimento nello specifico o che sfumature aggiuntive vi posso dare. Abbiamo un 2 di spade, un fante di bastoni e un 6 di spade. Può esserci stato un allontanamento magari da questo fante di bastoni, può essere che la tossicità in effetti sia stata indietro, quindi nella prima parte di novembre piuttosto che già a ottobre. C'è un distanziamento comunque. Il 6 di spade parla sempre di allontanarsi da certi pensieri, o in questo caso, visto che comunque c'è una figura, può essere proprio da una persona. È come se ci fossero stati dei dubbi inerente a un qualche cosa che si è detto, un qualche cosa che si è fatto, che vi abbiano fatto tirare un pochettino indietro, vi abbiano fatto un pochettino chiudere. Andiamo a vedere la temperanza, perché qui si tratta appunto di rimettere in equilibrio, di in un certo senso riaprire il cuore o equilibrare appunto quello che è il cuore e quello che è la mente. Allora qui abbiamo un 8 di spade al contrario e un 10 di pentacoli. È come se ci fosse da pulire, da alzare le vibrazioni per quello che riguarda
il vostro modo di pensare inerente all'unità del gruppo, all'unità familiare, a quello che potrebbe essere un contratto per qualcuno. Vi dirò, è una carta, è un momento di passaggio molto positivo perché col 10 di Pentacoli si può fare riferimento alla chiusura di qualche contratto o a una stabilità di un gruppo. È come se i vecchi pensieri, quelli del 6 di spade, ormai i dubbi del 2 di spade si iniziassero a lasciare indietro. Andiamo a vedere il re di coppe. Sei di coppe, 8 di coppe che avete già anche qui e l'eremita che è l'arcano maggiore dell'8 di coppe praticamente. È interessante perché ho l'idea che qui, allora, uno, potreste aver voglia di viaggiare. Potrebbe venirvi questa voglia irrefrenabile di viaggiare. Anche qui avete una carta di viaggio, una carta di spostamento. L'idea è questa, vedendo anche la temperanza, che abbiate bisogno di rimettere in equilibrio da un lato il vostro lato saggio, dall'altro il vostro lato ludico, il lato gioviale, giovanile. È come se da un lato ci fosse il bambino interiore che ha bisogno di divertirsi, di fare nuove avventure, e dall'altro lato ci fosse la parte saggia di voi. Sì, che appunto in un certo senso ha bisogno di comprendere, di capire certe dinamiche. Qui abbiamo anche la carta della luna, quindi può essere che ci siano delle proiezioni, effettivamente l'otto di coppe è molto collegato alla luna, a quello che è l'interiorità, a quello che sono le zone buie che non si vedono. Per qualcuno fa riferimento questo gruppo di carte allo scavare sarebbe, però come vi posso dire, sia una ricerca interna di quello che è un sogno che magari sia da tanto tempo o l'ideale di una persona. È come se fosse un padre, per esempio, aveste un'idea romantica di questa persona, di questo padre, e crescendo abbiate bisogno di maturare l'idea che avete di questa persona, quindi iniziare a vederlo come un umano che può sbagliare, che può comunque aver compiuto, fatto delle cose a causa di alcune paure, insomma, è come un ridimensionare. Se invece il re di coppe rappresentasse uno stato d'essere, diciamo un'energia, qui ho come la sensazione che questa introspezione vi possa portare appunto a prendere coscienza di quello che vi blocca, delle paure che avete, al fine di maturare una maggior ehm, tranquillità emotiva, mi viene da dire, perché qui c'è qualcuno che non lo è. È come se ci fosse una sorta di ghiaccio nel cuore. È per quello che poi arriva la temperanza. È come se ci fosse una situazione di dubbio, di scelta, una situazione mentale che crea una sorta di gelo, dopo arriva un qualche accordo, un qualche contratto che riporta l'equilibrio, può anche essere semplicemente un cambio di vedute, considerato l'otto di spada al contrario, può anche essere che riceviate un dono, un aiuto inaspettato, perché con la temperanza 10 di pentacoli è facile. Ed è anche facile che magari qualcuno si illuda che questo aiuto, soprattutto se arriva da una persona vicino a voi, ehm, che possa essere la persona dei vostri sogni. Ho come questa sensazione, l'investitore dei vostri sogni, piuttosto che il partner dei vostri sogni, perché magari vi ha detto quella parola o vi ha dato quell'aiuto in quel momento. È come fate un'analisi di quelli che sono i vostri sogni e le vostre proiezioni con l'otto di coppe. Anche perché avete la luna, andiamo a vedere la luna. Ruota della fortuna, e qui anche abbiamo un 2 di pentacoli che mi parla dei cicli karmici, della rigenerazione. Amanti e 10 di bastoni al contrario.
È come se qualcuno si stesse intossicando da solo pensando che un determinato passaggio, una determinata relazione, un determinato avvenimento non sarà mai possibile. È come se qualcuno si incastrasse da solo con le proprie vibrazioni. Per quello che vi dico, rimanete puliti, perché qui l'aiuto arriva. E sì, ragazzi, fa riferimento al lavorare l'amor proprio. Toglietevi da dosso quelle che sono le aspettative degli altri. Qui c'è qualche aspettativa che vi vincola, che vi intrappola, come se aveste bisogno in un certo senso di seguire. E il re di coppe è una persona che è appagata di quello che ha creato, ha raggiunto un livello di esperienza tale, qui ce l'avete perché da un lato avete l'eremita che già dice che siete saggi, dall'altro ancora state cercando di diventare più saggi, quindi però al tempo stesso il re di coppe è uno di quei personaggi che riesce a mantenere la propria felicità, la propria tranquillità emotiva, la propria stabilità emotiva, nonostante tutto quello che sono le distrazioni, i problemi, gli imprevisti della vita di tutti i giorni. Quindi alla fine dovete mantenere vivo l'entusiasmo, aperto il cuore, senza farvi spostare troppo da quello che vi sposta, da quello che vi distrae. È come un mantenete il focus su quello che volete. Qual è la vostra verità? Illuminate la vostra luce interna. L'otto di coppe è proprio la ricerca di quello che manca. Andiamo a vedere i 10 di coppe. Abbiamo un 3 di bastoni, un 7 di coppe e un papa. Guardate, devo dire che la quarta settimana di novembre fluisce molto meglio. Abbiamo un 10 di coppe, che è una carta di forte appagamento emotivo, è una carta che vi dice che i tempi duri sono finiti, le zone d'ombra, diciamo così, si iniziano a lasciare nel passato. Abbiamo poi anche 7-8 di coppe, tra l'altro. Il Papa. Allora, il Papa in questo caso può essere una carta di ufficializzazione, una carta di contratti. Se per voi vibra come un'impotenza a livello lavorativo, vi dico che avete due carte che parlano di contratti stabili, duraturi, ma è un po' come se vi doveste riallineare con il vostro bambino interiore. Fate una ricerca personale, cercate di capire che cosa vi accende il cuore. E sì, le paure ci sono sempre, c'è sempre la paura di sbagliare, scusate, la paura di buttare via dei soldi nel caso si faccia un investimento, però ad un certo punto lasciatevi indietro il bisogno di essere perfetti, ok? Uno ci prova e poi si vede. Andiamo a vedere l'otto di coppe. Un aiuto in qualche modo arriva perché lo sento. Guardate. Qualcuno non si fida, non si fida o della propria maturità o della situazione o di questa coppa che viene di nuovo offerta. Se per esempio qui per seguire il filone principale, cioè iniziale, ci fosse stato un allontanamento da qualcuno e poi questo qualcuno arriva, magicamente vi dà un aiuto, vi appoggia la spalla su cui no, scusate, vi dà la spalla su cui piangere, su cui appoggiarvi. E qui il punto è mantenetevi stabili indipendentemente da che questa persona ci sia oppure no. Lavorate voi la vostra stabilità emotiva, affrontate le vostre paure, cercate di capire che cosa vi tiene legati a certi atteggiamenti. E qui sono le paure, sono le proiezioni, il fatto di non essere perfetti, il fatto di non valere abbastanza, il fatto di non essere in grado. Però guardate, si fa un passo avanti, ok? Cercate di fidarvi di più di quelle che sono le vostre percezioni, perché vi sento che comunque siete in una fase molto elevata a livello, lasciate stare la luna, siete in una fase elevata perché avete sia la temperanza che il re di coppe, di lì state andando. Andiamo a vedere il 2 di pentacoli. Non importa che qui ci sia il diavolo, si parte tutti dal basso astrale, ragazzi. È sempre
un rincorrere e l'andare verso l'alto, no? Una corsa verso l'alto. Allora, corsa no, è un viaggio, non è una corsa, non c'è fretta, anzi, più si va piano e più ci si assapora i dettagli, si osservano cose che diversamente magari non si colgono. Ah, la fretta fa parte dell'ego, tra l'altro, il fatto di vedere subito i risultati. Allora, 2 di pentacoli che è spiegato da un re di spade e un 5 di bastoni al contrario. Allora, ho molto l'idea che questa parte della lettura sia collegata con la zona centrale della lettura, perché comunque è come se aveste bisogno di lavorare sul vostro amor proprio per rompere il ciclo karmico, perché qui in realtà il ciclo karmico col 2 di pentacoli sento che un po' si ripete. Allora, non siate tanto gravi nel modo di pensare, tanto pesanti, mantenete vivo l'entusiasmo e cercate anche di parlare in modo amorevole, di parlarvi in modo amorevole e nel caso abbiate avuto un padre o ci sia una questione qui con un padre con il quale non sentite un contatto reale, magari anche perché non c'è più qui, non è più su questa terra, è un po' come se vi dicessero di parlarvi come un padre amorevole, come un padre che guida e non castiga, ma accompagna, vi fa vedere l'errore, dice vabbè non importa, adesso lo sai, la prossima volta non lo fare più. Perché vedendo il 2 di pentacoli mi viene come da dirvi che qui c'è una situazione che è recidiva. Appunto, è un ciclo che sì, qui avete bisogno di rompere il karma legato alle vostre paure attraverso un viaggio introspettivo, magari un viaggio fisico, ok? Per qualcuno può anche risuonare così, potete arrivare a questo re di coppe. Ok, andiamo a vedere un oracolo, vediamo che cos'altro vi vogliono dire. E che qui tecnicamente c'è un distanziamento e anche qui c'è una carta di viaggio e anche qui anche il 3 di bastoni. È come se ci fosse un piccolo spostamento di emozioni a livello emotivo, magari a livello di fiducia, oppure un piccolo spostamento a livello di chilometri. Però vi dico, una volta che affrontate le paure, il 10 di coppe arriva. Ma la vita è fatta di cicli, è così. Carta numero 14 e qui guardate che cosa avete, la temperanza che è una carta numero 14. Ve la metto qui, adesso la luce è pessima a quest'ora della giornata, però spero che si veda. Ve le metto tutte e due, così ve le potete mettere come potete fare lo screenshot e magari ve le mettete come sfondo sul telefono. Allora, questi sono tarocchi, sono oracoli ragazzi. Si chiamano i rituali giornalieri, praticamente sono oracoli che ci sono delle frasi qui e sono frasi da recitare come un mantra durante la giornata perché vi possono aiutare a mantenere una vibrazione positiva. E questa carta vi dice, wow, che bel messaggio, vi dice, risveglio il flusso della dea, dell'energia della dea che è dentro di me e parla del divino femminile. E anche la luna è collegata al divino femminile. Ragazzi, per qualcuno può essere qualche cosa legato al legame che mentalmente si fa. Vi faccio un esempio che forse è più facile da capire. Ci sono delle volte dove si confonde quello che è un'infatuazione iniziale, piuttosto che una forte passione, una forte chimica, lo si confonde per amore. L'amore è un sentimento che va costruito nel tempo, è qualcosa che è profondo. E io ho come l'idea che qui ci sia come una sorta di confusione da quel punto di vista lì.
La stabilità emotiva è altro, ma voi lo capirete in questa seconda quindicina di novembre. Amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata un po' di ispirazione. Fatemelo sapere comunque nei commenti. Se avete piacere potete mettere like, iscrivervi, condividere o abbonarvi al canale. Se avete problemi ad abbonarvi perché non si vede il tastino abbonati, perché mi hanno già detto che succede, allora può essere un problema di modello del telefono piuttosto che di impostazioni di YouTube, piuttosto che di aggiornamenti. In quel caso potete fare gli aggiornamenti o guardare le impostazioni. Se non riuscite lo stesso, neanche attraverso un video, perché si può sia dalla schermata principale che dai video, vi consiglio di cambiare macchina, quindi o di provare da un altro cellulare o di andare proprio direttamente dal computer. Sul computer si dovrebbe vedere. Bene amici dello Scorpione, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!